Ciao YouTube e ben ritrovati, gli allenamenti proseguono, penso di aver raggiunto il maggior volume che io abbia mai raggiunto attraverso il solo allenamento, quindi senza considerare le gare, e infatti ho chiuso la settimana con 130 km e più di 3000 metri di dislivello, in tutto stando bene e per un totale di 12 ore e 40 circa di allenamento. Oltre a ciò ho grandi novità, infatti la prima è l'iscrizione alla mia prima 100 miglia. Non so se ho fatto la cazzata oppure ho raggiunto il punto di svolta. Fatto sta che mi sono iscritto alla Jurassic Miles Endurance Run che si terrà il 19 settembre a Rovereto, quindi relativamente vicino. È una gara composta da 3 percorsi in out and back da fare a loop, quindi out and back 1, out and back 2, out and back 3, chiuso il primo loop, il tutto per 6 loop. Ogni loop è da 27 km con 600 metri di dislivello per un totale di 160 km e 4200 metri di dislivello. Sono molto casato perché è una tipologia di gara che mi ispira molto, è molto americana, una cosa che solitamente non si trova qui da noi e quindi sono gasato e un po' timoroso anche. Dovrò ovviamente gestire bene l'incremento di volume, anche se diciamo che in quel periodo lì staremo in attesa della nascita di nostra figlia e quindi comunque non mi dovrò allontanare da casa per allenarmi, perché non mi servirà dislivello, non mi servirà andare in montagna, ma potrò benissimo correre qui attorno a casa per tanto tempo e per tanti chilometri. Ovviamente non conto di performare particolarmente, spero di riuscire a portarla a casa gestendola senza soffrirla più di tanto e semplicemente godendomi la giornata e un importante traguardo come quello della prima 100 miglia. Che vuoi? Cosa c'è? È partito? Sì. Questa settimana abbiamo un mega unbox. Uno che è un rischioso scan acquistato su Vinted e uno invece che andrà a sostituire la mia attuale daily jogger, daily trainer, che attualmente è la Phantasm 2 di Salomon, ma che voglio andare a sostituire perché ha raggiunto più di 700 km. Wow. New Balance QSL Rebel V4, una scarpa che è teoricamente molto polivalente, che posso utilizzare sia per lavori veloci in pista che per lavori più lenti, lunghi o lunghetti che faccio su asfalto. Il secondo è un po' più rischio scam perché mi servirà una scarpa per le ultramaratone estive e autunnali. Cercavo qualcosa di nuovo che mi stuzzicasse un po' la curiosità. Vabbè, già nella scatola si capisce che sono le The North Face Summit Vective 2 Pro per International Climb Blue, che è sostanzialmente questo colore blu unico. Sembrano esserci e ci sono, quindi niente scam. Queste sono le scarpe, sono delle super shoes da trail con piastra in carbonio che voglio provare nei prossimi allenamenti e non so bellissime, in realtà magari sono in filo utilizzate, però i tacchetti sembrano messi bene. Possiamo vederle side by side. Ecco i 2 nuovi acquisti per la stagione estiva. Vinted è un ottimo posto, un'ottima piattaforma per riuscire a recuperare dei grandi pezzi risparmiando qualche soldo. Il weekend è iniziato con degli ottimi croissant alla pasticceria locale, dopo alcune faccende domestiche che vanno per forza fatte, sono partito alla volta di Caprino, che ormai, come avrete capito, è praticamente il base camp, la base per tutti gli itinerari di questo periodo, perché consente di accedere a tutte quelle creste e cime del Baldo che ad oggi non sono più innevate, mentre tutta la parte di Baldo centrale è ancora piena di neve, quindi per me è inaccessibile.
Sabato nello specifico ho ripercorso la traccia della Little Baldo, che era una delle tracce, la più corta traccia della Baldo Trail Fest, che purtroppo non viene più organizzato, ed ho allungato quella traccia per arrivare al rifugio Fiori del Baldo. Il tutto è uscito un 26 km con circa 1600 metri di dislivello, che ho cercato di percorrere a buon ritmo, senza esagerare, ma diciamo un ritmo gara meno un 10-15%. Ero davvero molto curioso di provare il mio primo paio di super shoes. Sarò sincero, mettendole inizialmente ai piedi in salotto non ero molto convinto, mi sembravano abbastanza scomode, ma penso sia dovuto principalmente alla forma particolare della scarpa e al fatto che sia una scarpa che richiede di essere corsa o comunque affrontata con una certa energia. Non sono scarpe che metti ai piedi e dici Madonna che comode, anche se poi nell'utilizzo, nella corsa, devo dire che sono, spoiler, una delle scarpe più belle e comode e ammortizzate che abbia mai provato. Nonostante una bellissima scavigliata più o meno al quinto-sesto chilometro del giro, perché c'era una bellissima buca coperta di foglie, mi sono poi goduto veramente le scarpe, soprattutto diciamo per quanto riguarda la salita, anche se devo dire che forse serve un po' di abitudine da parte del piede, perché più o meno dopo 1000 metri di salita consecutiva ho iniziato a sentire un affaticamento all'altezza del tendine d'Achille, probabilmente proprio per il fatto che la scarpa non si piega come le scarpe che solitamente utilizzo, e quindi avendo questa intersuola più rigida andavo a sollecitare di più la caviglia e il tendine. Però diciamo che alternando, poi iniziando a fare alcune discese, questo fastidio è passato, e proprio nelle discese è dove mi sono goduto di più queste scarpe, perché più che l'intersuola in carbonio, che dà quella reattività che si sente assolutamente, specie in fase di spinta nella corsa, ho amato moltissimo il Dream Foam di The North Face, perché non so se è il connubio tra il carbon plate e questo Dream Foam, questa intersuola, che praticamente mi azzerava le vibrazioni che di solito si trasferiscono alle articolazioni, ginocchia e anche quando si va a correre in discesa a un certo ritmo.
Penso che potrei ripercorrere questi sentieri almeno 1 milione di volte e non mi stuferei mai di farlo. Dalla prima volta che mi ci ha portato mio padre, diciamo che l'odore dei mughi, l'aria fresca e il bagliore delle rocce illuminate dal sole ormai sono una vera e propria coccola. Mi piace un sacco il crinale erboso del Baldo con questa bellissima vista sul lago di Garda. È spettacolare venirci col sole, ma anche in giornate come quella di sabato è stato molto bello arrivare in questa atmosfera mistica dove la sensazione è quella proprio di correre all'interno delle nuvole. Ditemi voi se esiste niente di più magico. La discesa dal Rifugio Fiori fino praticamente all'inizio della parte un pochino più tecnica è stata una delle discese più belle della mia vita fatta in questo sport, perché la possibilità di lasciare andare così le gambe con questa stabilità, con questa serenità non l'ho mai provata ed è stato qualcosa di veramente magico. Il giro l'ho concluso poi in 2 ore e 58 minuti, non spingendo più di tanto, mantenendo una Z2 in salita con alcuni tratti in soglia e poi una Z1 invece in discesa per tutta la discesa. Giornata eccezionale, davvero una giornata magica da questo punto di vista. Dopo una giornata così mi sono concesso una serata di relax. Siamo andati io e Martina sul lago a fare un piccolo aperitivo, ovviamente non alcolico, e poi ci siamo goduti la serata. È stata veramente una giornata di primavera pazzesca. Il giorno successivo, ossia domenica, sono partito alla volta di Sant'Ambrogio di Valpolicella perché partecipavo a un evento a questo A Pie fra le Preare che è organizzato dagli amici dei Malmaturi, un trail di 26 km con 1300 metri. La traccia era qualcosa di simpatico, diciamo, era una traccia molto, come possiamo dire, molto pensata perché era composta principalmente da single track in mezzo al bosco. Era stata una gara abbastanza fangosa, molto bella, siamo passati da cima a Pastello e poi abbiamo tagliato per percorsi che veramente solo i local veri conoscono. Giornata assolutamente anche qui da ricordare, ero un po' affaticato ma è stata voluta, nel senso che ho pensato di spezzare, diciamo, il lungo del fine settimana in queste 2 corse da 25 km. Io come sempre spero che il video vi sia piaciuto, mi sono limitato a raccontarvi quello che è il mio weekend e spero di trasmettervi un po' la passione che trovo in questo sport, nel praticarlo, nei materiali, in tutto quello che in qualche modo ci lega. Quindi vi saluto, vi ringrazio per la visione, come sempre ci vediamo sui sentieri, si spera, oppure in un prossimo video. Ciao a tutti!